Ciao amici, bentrovati sul mio canale YouTube, siete in compagnia di Irene Antonucci, attrice, coach e anche regista. Bene, oggi parliamo di un argomento veramente fondamentale che però molte persone sottovalutano: l'approccio energetico nel campo della recitazione, lo sviluppo personale, l'autoaffermazione. Quali affermazioni deve fare un attore per poter essere sul giusto percorso dello sviluppo personale? Ne parliamo oggi in questo video. Bene ragazzi, io sono veramente felice di giungere a questo step, insomma, del nostro percorso. Abbiamo fatto un lungo percorso in questo format tutorial per attori, dove abbiamo parlato del creare come creare un curriculum per attori, come creare uno showreel, come creare un self-tape, la scelta del monologo, come presentarsi ad un casting, insomma abbiamo parlato di tantissime cose molto pratiche e tecniche, che il più delle volte sono argomenti di cui se ne parla in tutte le accademie e in tutti i corsi di recitazione. Sicuramente qui trovate una trasparenza, non tutte le cose sono belle e non tutto è oro quello che luccica, ma qui trovate veramente la verità del processo, del percorso di un attore, che chiaramente non è sempre semplice. Ma è da questo punto che voglio riagganciarmi per parlare della difficoltà. La difficoltà e la frustrazione sono all'ordine del giorno per un attore. Sì, qui soltanto la verità, e questa è la verità, ed è per questo motivo che quando ci ritroviamo di fronte alle 1000 sfide, a dover fare tantissimi casting o magari casting che non arrivano, la difficoltà nel trovare un'agenzia, il spostarsi magari in un altro paese come nel mio caso in questo momento, il dover combattere per poter trovare la propria autoaffermazione, la frustrazione di arrivare a un callback e poi non farcela, insomma è veramente a volte molto estenuante, molto faticoso, si rischia di poter cadere nel baratro emozionale. Ed essendo attori, chiaramente io mi immagino che abbiamo scelto questo mestiere perché abbiamo una spiccata sensibilità, perché vogliamo coltivare, io dico sempre, il mestiere più bello del mondo, che è quello che ci permette di lavorare con le emozioni, ci permette di plasmare le emozioni, di rivivere il nostro vissuto, di capirci, di comprenderci, di capire l'animo umano, di esplorare l'animo umano, insomma è qualcosa di straordinario. Cioè, per me recitare è vivere, e quindi anzi riscontro che forse è proprio nella recitazione che si vive molto di più rispetto alla vita, perché se ci pensiamo spesso viviamo con delle maschere che per circostanze appunto dobbiamo portare. Però a parte questo, ogni attore e ogni persona in generale, per poter approcciarsi meglio alla vita, deve comprendere che siamo fatti di energia. Sì, rientra il caso della fisica quantica, rientra il caso appunto della legge d'attrazione e del fatto stesso che il nostro subconscio lavora continuamente al nostro servizio e ci permette chiaramente di poter fare, se siamo in grado di sfruttare al meglio le nostre enormi capacità. Siamo esseri umani completi, in grado veramente con il pensiero di poter raggiungere tutto quello che vogliamo. Solo che a volte lo dimentichiamo perché la vita quotidiana ci porta ad autocastigarci e quindi a non vedere come realmente potremmo modificare la nostra vita grazie al nostro pensiero. Ecco perché l'attore deve ricordarsi di autoaffermarsi ogni giorno, attraverso sicuramente delle operazioni, quelle che sono diciamo gestite in alcune, vengono svolte più che altro in alcune ore della giornata specifiche. Non so se vi ricordate quando abbiamo parlato di come fare la memoria. Se non vi ricordate di questo video vi invito a dare un sguardo, insomma, al video come fare memoria. Abbiamo parlato di esercitare la memoria in particolari ore. Vediamo se ve lo ricordate, scrivetelo qui sotto nei commenti, ma ora ve lo dico io, ossia la mattina appena svegli e prima di andare a dormire. Perché? Perché il nostro cervello si trova in un limbo energetico tra la veglia e il conscio e l'inconscio, quindi tra la parte insomma del sogno e la parte della veglia, quindi del raziocinio che prende il controllo totale della nostra persona e a volte too much, lo prende in maniera incontrollabile. Però ecco, queste
particolari ore al risveglio e prima di andare a dormire sono fondamentali per noi, perché possiamo fare un grande lavoro su noi stessi. Per esempio, sicuramente prima di andare a letto dobbiamo ricordarci sempre, tutti i giorni, di ringraziare per ciò che abbiamo. E quindi piuttosto che pensare a quello che non abbiamo, al casting che non abbiamo raggiunto, a quell'opportunità che non è ancora arrivata, dobbiamo ringraziare per quello che abbiamo e autofermarci dicendo: sono una persona consapevole, sono in grado di raggiungere ciò che voglio, mi merito ciò che voglio, posso farlo, ho capacità illimitate, attraggo le persone utili alla mia vita. Insomma, tantissime di queste affermazioni, e chiaramente io vi consiglio di cercare su YouTube perché è pieno di video di motivazione, video di autoaffermazione. Vi consiglio, insomma, ci sono praticamente dei suoni, da musiche a video per la meditazione con particolari megahertz che sono insomma incentrati ognuno su particolari emozioni o particolari cose che vogliamo raggiungere, come per esempio raggiungere la serenità, raggiungere la fortuna, raggiungere il denaro, raggiungere praticamente la possibilità di eliminare i pensieri negativi, sviluppare il pensiero positivo. Insomma, trovate di tutto online. Stessa cosa al mattino ricordiamoci di condizionare il nostro subconscio dicendogli che non sono appunto il nostro stato d'animo a portarci a doverci condurre durante il giorno, ma siamo noi che dobbiamo dire cosa provare al nostro subconscio e quindi come sentirci, perché da quel momento in poi, in base a come noi iniziamo la giornata, tutto il resto della giornata sarà condizionata dai primi pensieri del mattino. Quindi è come se fosse una reazione a catena. Sicuramente che poi sarà sempre più faticoso controllare se non abbiamo fatto queste operazioni la sera prima di andare a letto e al mattino al risveglio. Potrei dirvi veramente centinaia, migliaia di affermazioni, di frasi da potervi ripetere, ma quello che vi consiglio è di fare una ricerca. Diciamo che questo è più un video all'invito all'azione, e quindi ricercare quello che è più opportuno per voi. Se avete bisogno di consigli su video particolari sull'autoaffermazione, ve li posso insomma inserire qui sotto nei commenti, fatemelo sapere, commentate, così io posso appunto consigliarvi quelli più opportuni in base alle vostre esigenze e a ciò che volete raggiungere. Naturalmente lasciate un like e condividete questo video con i vostri amici, attori e non, che hanno bisogno ancora di autoaffermarsi o che sono interessati a fare uno sviluppo personale sulla propria persona e sulla sfera energetica, quello che abbiamo di più potente nella vita. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!